Buongiorno e bentrovati. Oggi vi voglio parlare di un errore comune che vedo fare continuamente e che è molto importante fin dall'inizio farci subito attenzione, perché poi se no ci rimane un po' un'abitudine che poi dopo ce la portiamo dietro per tutto il resto della nostra vita. Quando abbiamo a che fare con i cavalli dobbiamo pensare sempre che c'è una regola. La regola è che loro non possono essere più leggeri di quanto lo siamo noi. Detto questo, cosa significa in soldoni? Cercherò di farvi vedere un paio di esempi abbastanza chiari, ok, poi ce ne possono fare mille, però per i tempi di YouTube devono essere questi, dove vi farò vedere un attimo cosa intendo. Primo caso, vedo spesso fare questo, quando si manda a cavallo in laterale, vedo spesso fare questo, viene mandato il cavallo in laterale, quindi magari non risponde, allora praticamente molti studenti fanno questo, rimangano e poi dopo smettano, dicono ok, forse sto sbagliando qualcosa, no? Nella loro testa inizia a girare il fatto che stanno sbagliando qualcosa perché il cavallo non risponde, nonostante che a loro gli sembrasse che facevano tanto. E quindi il cavallo cosa fa? Pensa, vabbè, sta facendo gioco d'amici, muove lo stick, io sto fermo e va bene. Ok, importante la fase 4, quindi chiedo, non va, vado a chiedere un po' di più, ok? E lui si riferma e io ricontinuo a chiedere. Al momento però che lui si muove, io mi fermo. Questo è l'errore di cui vi parlavo prima. Invece vedo sempre fare, spessissimo, quasi sempre fare, vedete che lui adesso sta andando, io non faccio più nulla con lo stick. Se lui si ferma rifarò qualcosa, ma se non si ferma io è già con la mia fase 1, che è questo, il mio linguaggio del corpo, che gli sto dicendo di andare. Se non va alla velocità che voglio io, aumento, ok? Ma appena lui mi dà la risposta che io voglio, che stia un pochino più dritto, ecco, mi rifermo di nuovo. L'errore che vedo fare è quello di continuare a rimanere in fase 3, no? Adesso ve lo faccio vedere per farvi capire meglio, no? Il cavallo va, siccome è partito in fase 3, io continuo in fase 3, no, mi devo fermare. Perché se no succede questo, avete visto che lui si è fermato quando io ho smesso? Io invece voglio impostare la mia fase 1 come mio linguaggio del corpo, questa è la mia fase 1 e voglio che lui risponda. Se lui mi risponde alla fase 3 e io continuo a usare la fase 3, succede che poi lui alla fase 1 non funzionerà mai, ma non perché è lui che è pigro oppure lui che è sordo come a volte si sente dire, ma semplicemente perché sono io che gliel'ho insegnato. Altro esempio, retromarcia, no? Gioia e dolori di tantissimi cavalieri, sia da terra che da sella. Quindi metto il cavallo di fronte a me, voglio che vada a retromarcia, ad esempio ora userò volutamente il gioco di guida, potrei fare lo yo-yo eccetera, però adesso mettiamo che il cavallo mi sta venendo vicino come fa adesso e lo voglio mandare indietro. Quindi cosa faccio io? Chiedo di andare indietro e anche qui al momento che lui va indietro smetto. Se lui rallenta rifaccio di più e poi rallento, ok? Quindi io torno di nuovo sulla mia fase 1 che è il mio linguaggio del corpo, non vado continuamente a continuare a chiedere con lo stick nonostante che lui stia già facendo. La regola è questa: se il cavallo fa quello che gli abbiamo chiesto io torno in fase 1, se il cavallo non fa quello che gli ho chiesto allora vado di nuovo su di fase. È semplice la regola, poi è difficile ricordarcelo mentre che lo facciamo. Stesso discorso vale per lo spostamento del posteriore, spero che già adesso cominciate a capire un po' cosa intendo, no? Cioè io voglio che il mio cavallo quando guardo il posteriore sposti, ok? Se non sposta, lui ha spostato adesso, non perfettamente ma ha spostato, ok? Lui è un cavallo che è già a un livello avanzato, siamo intorno a un livello 3, Se lui non si sposta, io devo fare un rinforzo. Rinforzo vuol dire che, siccome lui lo conosce già l'esercizio, vuol dire che io dovrò andare a guardare fase 1 lunga e poi dopo fase 4, ok? E poi riprovo. Guardo,
ehi, come on, tocco anche, ok, è una fase 4, è come se fosse quando sono nel branco là, che magari si danno un calcio o un morso, Cioè, lui lo sa già l'esercizio, io sto in fase 1 a lungo, se lui non risponde vado su di fase, quindi poi dopo guardo di nuovo, oh, questo sì che mi è piaciuto, è stato fermo davanti, ha girato indietro, bene, e appena io mi sono discostato dalla sua direzione, no? dalla sua testa. Questo è quello che voglio dire, ragazzi, cioè è veramente semplice, però nello stesso tempo è difficile, perché quando poi fate gli esercizi vi ritrovate in una situazione in cui pensate al cavallo come si muove, ma adesso si sta muovendo bene o si sta muovendo male, ma adesso devo fare questo, ma adesso devo correggere là, e vi dimenticate la prima parte, la cosa più importante. Quando lui va, io mi fermo, quando lui si ferma io vado, non nel senso letterale del termine, cioè nel senso no che io devo fermarmi, come nel caso del laterale io dovrò continuare a muovermi insieme a lui, ma torno in fase 1. Perché devo continuare a muovermi insieme a lui? Perché c'è una corda corta, no? Se c'è una corda lunga la lavorerei spostando il cavallo più in lontananza da me e potrei anche tenere fermi i piedi. Se invece lo faccio con una corda corta, lui mi fa 1,5 metri, poi la corda comincia a tirare, ok? Anche se non tira nel vero senso del termine, però a mano che la corda fa meno pancia, più il peso lui lo sente, e quindi è come se io gli dicessi vai in là, ma la capezza gli sta dicendo vieni verso di me, tieni la testa verso di me, e noi questo non lo vogliamo. Quindi ricordate, una regola molto semplice: se il cavallo fa quello che gli chiedete dovete tornare immediatamente in fase 1 e allora lì potete continuare a lungo a chiedere. Se il cavallo invece smette di fare quello che gli chiedete, allora dalla fase 1 ripasserete alla fase 2, ripasserete alla fase 3, se c'è bisogno andate anche in fase 4. Ma è importante che vi ricordate sempre che se fate una fase 4 importante, cioè diciamo magari vedete che il cavallo va un pochino in ansia, ok? A volte capita che magari fai una fase 4 che lo butta un pochino al limite tra l'eustress, che è lo stress positivo, e il panico. Ecco, può succedere. Se vi accorgete quello, allora al momento che il cavallo risponde vi fermate subito, gli date tempo di rilassarsi, controllate che mastichi, controllate che la testa ritorni giù, ok? All'altezza del garrese, come l'ha lui adesso praticamente. E poi dopo che avete ottenuto questi piccoli segnali riprovate, non succede nulla, non vi preoccupate se scappa una fase 4 un pochino più importante, fate un po' di gioco d'amici, ok? Questo vuol dire che se lui magari ho fatto una fase importante e ha paura dello stick, allora poi dopo faccio un pochino di gioco d'amici, gli faccio capire che non deve avere paura dello stick, non deve avere paura di me, non deve avere paura di nulla. Può succedere, soprattutto a mano che si cerca di intraprendere questa strada e quindi si cerca di toglierci le vecchie abitudini e mettere le nuove, cosa complicatissima, lo so, ci sono passato anch'io, per 17 anni ho fatto tradizionale, quindi ho una marea di abitudini che mi sono portato dietro per qualche anno, no qualche mese, per almeno 3-4 anni. Quindi non vi preoccupate, ricordatevi sempre però la regola di base, cioè se lui prova io smetto di chiedere, torno in fase 1, perché 0 no, perché se è 0 vuol dire fermati. Se invece ti fermi, smetti di fare, allora io riprendo a risalire. Fase 1, fase 2, fase 3, ti muovi, bene, torno alla fase 1. Ti rifermi, ritorno alla fase 2, poi ritorno alla fase 3 e se c'è bisogno vado anche in fase 4, però se ti spaventi o se vedo che ti irrigidisci allora mi fermo, perché ho fatto una fase 4 eccessiva, ok? Spero di avervi dato un pochino di cose su cui lavorare. Queste sono le basi, sono le fondamenta, che però se non ci abbiamo facciamo poca strada e otteniamo dei cavalli, come dicevo all'inizio, molto pesanti, sempre via via più pesanti, un po' come si vede nell'equitazione tradizionale quando pensano che il cavallo deve essere stimolato continuamente per mantenere il trotto e poi dopo mi chiamano e mi dicono Sergio ho il cavallo che è sordo alla gamba, ma la gamba te la doperi male e quindi lui poi dopo diventa sordo. È la stessa cosa, ok? Se avete voglia scrivetemi nei commenti se vi viene qualche domanda, se avete qualche perplessità in quello che vi sto dicendo e noi ci vediamo nel prossimo video. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong?
Someone save me before I pass out, I'm too